Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi parliamo di Fonte, un fondo pensione complementare di cui tutti mi state chiedendo. Disclaimer, io non ti so dire se è un fondo pensione migliore in assoluto per te o meno. Perché? Perché non ti conosco. Nessuno che non ti stia prestando una consulenza, quindi che abbia raccolto tutte le tue informazioni personali, può rispondere a una domanda simile. Ti posso però dire che se ti sei orientato su Fonte, probabilmente hai preso una buona decisione, perché è, da quello che sto vedendo, uno dei fondi pensione complementare migliori. Quindi va benissimo, non ho red flag particolari da segnalarti. Veniamo al dunque, perché poi la seconda domanda che mi viene fatta, che anzi è la prima a livello di importanza, è: Luca, ma quale comparto devo scegliere? Cominciamo col vedere che cosa c'è sotto questi comparti. Sono 4: conservativo, sviluppo, crescita, dinamico. E partiamo dal conservativo. Allora, qui non mi dicono niente, ma io presumo che sia un comparto composto da 100% di obbligazioni. Mentre scendendo comincio a trovare delle azioni, 25, ancora di più, se scendo di più, 40%, e infine il dinamico, che è il più aggressivo di tutti, ha un 60% di azioni e un 40% di obbligazioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo ordine, come li vedi qui, il comparto più in alto, il conservativo, è il più tranquillo, quindi soggetto a minor volatilità e quindi, ahimè, anche a minor rendimento, mentre l'ultimo è quello soggetto a maggior volatilità, ma anche quindi a un potenziale rendimento superiore. Quindi quale devo scegliere, Luca? Bella domanda. Rispondere con precisione, ripeto, è impossibile, perché io non ho tutte le informazioni che mi servono, quindi non ti conosco, ma ti posso aiutare nello stesso modo in cui Fonte ti tenta di aiutarti, e sono anche d'accordo con questo sistema perché è un metodo molto semplice. Tu prendi in considerazione quando andrai in pensione. Se tu vai in pensione da qui a 5 anni, quindi tu hai, non lo so, 65 anni, vai in pensione a 70, o ne hai 70, ne hai 69, vai in pensione a 70, potresti valutare un comparto conservativo, quindi basso rischio, bassa volatilità, basso rendimento. Ma a te interessa relativamente il rendimento, perché vuoi dormire tranquillo, ok? Stai andando in pensione, quindi devi stare tranquillo come prima cosa. Diverso discorso se tu invece sei giovane, quindi magari in pensione ci vai oltre i 5 anni, quindi se tu hai 50 anni puoi valutare qualcosa di più aggressivo, e sicuramente, vedi, più aggressivo vai e più lungo diventa l'orizzonte temporale consigliato. Quindi se tu hai 20 anni, 30 anni, ecco, sicuramente potresti valutare un comparto dinamico. Quindi io queste pagine poi te le lascio in descrizione, così te le studi con calma, ma sono assolutamente d'accordo con questo consiglio che ti dà il fondo stesso. Quindi l'obiettivo è la pensione. Io, come dico sempre, quando devi investire, quello che comanda è l'obiettivo, non è assolutamente l'orizzonte temporale. Ma qua l'obiettivo l'abbiamo definito, la pensione. Quindi in base a quando io vado in pensione, tu puoi scegliere un comparto piuttosto che un altro. Quindi giovani di 20-30 anni, valutate il comparto dinamico, il più aggressivo di tutti. Persone che sono prossime alla pensione, ci vanno fra 1, 2, 3, 4, 5 anni, valutate un comparto conservativo. Tutti quelli che sono in mezzo, faranno le loro scelte, prenderanno le loro decisioni. Un'altra cosa importante che ti voglio dire, perché qui vedo che ti danno anche i rendimenti storici, noi ripetiamolo come un mantra: i rendimenti passati non sono indicativi dei futuri, ok? Sono solo dei rendimenti che loro ti fanno vedere, ma che non significa che domani avremo gli stessi rendimenti, quindi nel bene e nel male, questo vuol dire. Che cosa volevo dirti? Volevo dirti di ignorare questi rendimenti, perché tanto nessuno conosce il futuro, quindi domani magari ci facciamo una guerra mondiale che dura per 50 anni, quindi chi sperava di guadagnare di più con un comparto aggressivo, dinamico, finisce male. Però poi invece magari no, abbiamo dei rendimenti che scopriamo che saranno molto superiori alla media di quello che è stato il passato, e quindi facciamo un grandissimo affare. Ma io ti dico, lascia stare il discorso dei rendimenti, non deve assolutamente essere quello a comandarti. In questo caso è l'obiettivo e quindi l'orizzonte temporale, perché, ripetilo di nuovo con me, la prima cosa importante quando investi è dormire tranquillo la notte. Quindi se un certo tipo di esposizione all'azionariato, al rischio, alla volatilità non ti fa dormire, quello non è assolutamente lo strumento, non è assolutamente il comparto che fa per te.
Quindi sì, i rendimenti guardali, ma fino a un certo punto, ok? Questa è la cosa importantissima che ti volevo dire. Quindi io chiudo qui il video perché più di così non riesco a dirti, l'unica cosa che si può dire di più è prenota una consulenza. Se invece non ti serve una consulenza, beh, io spero che queste informazioni, questo brainstorming che abbiamo fatto ti sia stato più che sufficiente per quantomeno cercare di fare un ragionamento più articolato. Io ti ringrazio per aver visto il video e se ne vuoi altri iscriviti perché arriveranno. Ciao!